Cosa c'è di più bello dopo una lunga giornata di lavoro, magari passata in piedi, di un bel massaggio ai piedi appunto? Lo vedremo nel video di oggi. Il massaggio ai piedi è troppo spesso sottovalutato, ma consideriamo che sugli arti inferiori ogni giorno grava il peso del nostro corpo durante tutte le nostre routine quotidiane. Quindi un bel massaggio ai piedi dà grande sollievo non solo alla parte massaggiata, ma su tutto il resto del corpo, anche come sapete dal punto di vista riflessogeno. Andiamo quindi a vedere come eseguire un massaggio rilassante ai piedi. Bene, passiamo al nostro semplice massaggio rilassante al piede. Io ho fatto già un'oleazione libera, anche qui di solito ai miei corsisti dico di oliare il piede in maniera più libera possibile, solo un'oleazione iniziale, e poi iniziamo con le manovre vere e proprie. Allora, la prima, massaggio con mani alternate. Allora, presa a pinza, se vogliamo, vedete, pollice e altre dita unite, lateralmente sul piede. Le due mani agiscono in maniera alternata. Anche qui vale sempre lo stesso, la stessa tecnica del massaggio, che è meglio, è più bello quando le mani alternate non staccano la presa, ma iniziano ad agire quando una sta per finire. È più facile farlo vedere che a spiegarlo, e quindi farò vedere. Con questo movimento il pollice va a agire sulla pianta del piede e i polpastrelli stanno sulla parte del collo, quindi l'altro mi serve come appoggio. Io pinzo, comunque premo dalla base delle dita verso la caviglia e poi rilascio la presa e torno su lateralmente. Quando sto per finire parte l'altra, cioè io non aspetto che stacco anche qui e mi parte nella stessa maniera la seconda mano, ma mi parte quando sto per finire con la prima. Quindi anche qui sempre movimento fluido, continuo, senza mai staccare la presa. Fatto in maniera fluida e continua avverrà una manovra del genere. Guardate, anche qui io aiuto il mio movimento, il movimento delle mie mani lo aiuto con la basculazione, con il movimento delle mie anche, altrimenti sono troppo rigido. Posso farlo lo stesso, però mi aiuta proprio a spostarmi da una parte all'altra. Quindi questo è un primo movimento che si chiama movimenti a pinza con mani alternate sul piede. Più o meno la pressione che esercitiamo col pollice sulla pianta dovrebbe essere più o meno, in teoria, uguale a quella che esercitiamo con i polpastrelli sulla parte del collo, ma non ci fissiamo su questo particolare. A me interessa che praticamente impariate a fare un movimento del genere perché risulta molto piacevole. Secondo movimento, anche qua semplice, sul piede, con rotazioni con i pugni chiusi. Quindi teniamo il pugno chiuso, è un movimento che facciamo col polso. Quindi il segreto è quello, la tecnica è quella. Lavoriamo la parte esterna del piede, la parte interna del piede e la parte della pianta sul piede. Quindi con una mano mi serve per tenere il piede, fare d'appoggio, anche perché vedete dipende poi da come il cliente ha la posizione, la postura del piede stesso, può essere chiuso, può essere aperto, ma siamo sempre noi a comandare il massaggio. Quindi in questo caso con una mano tengo il piede in questa maniera, con l'altra faccio delle rotazioni sulla parte esterna e torno, e lo ripetiamo più volte. Cambiando presa mi lavoro nella stessa maniera la parte interna, quindi rotazioni con pugni chiusi, e anche la parte interna, la pianta del piede, scusate, quindi con delle rotazioni sul piede. Voi vedete che io torno sfiorando. Ora tante persone possono soffrire il solletico, quindi potete anche fare il movimento in andata premendo e tornare sempre con la stessa posizione, però sfiorando, piuttosto che farlo con i polpastrelli, perché soprattutto poi sulla pianta può dare solletico.
Terzo movimento è il movimento avvolgente sul piede a presa piena, no? Diciamo, quindi io avvolgo il piede del cliente, vedete i pollici sono incrociati alla base delle dita e i polpastrelli sono uno sopra l'altro, la mano una sopra l'altra con i polpastrelli che si toccano. La posizione è praticamente questa: devo avvolgere il piede del cliente e quindi con una specie di spremitura vera e propria vado dalla base delle dita verso la caviglia e torno sfiorando lateralmente e continuo a fare questo movimento. Questo movimento di avvolgimento del piede è uno dei più piacevoli, che appunto a seconda dei feedback dei clienti che ho avuto, e quindi mi raccomando, fatelo in maniera giusta. Cos'è che dovete fare specialmente attenzione? Io dico di non lasciare dei spazi vuoti tra le vostre mani e il piede del cliente, cioè non fate prese in questa maniera, ma proprio piene in questa maniera. Dovete proprio quasi spremere il piede del cliente. Chiaramente il movimento è sempre in andata, con pressione decisa, forte, e sfioramento a ritorno, e quindi in questa maniera. Poi passiamo a un paio di movimenti sulle dita molto semplici. Uno è chiaramente quello che si fa anche in estetica, un tiraggio delle dita con scodimento iniziale, quindi per ogni dito partite dalla base, fate uno scodimento e tirate il dito, proprio come se volete portare via qualcosa. Si fa su ogni singolo dito, una volta o anche due, cioè due passaggi magari dall'alluce al mignolo e ritorno. Comunque scodimento e tiraggio di ogni singolo dito. Poi andiamo a fare un movimento molto importante, che è lo scollamento delle ossa del metatarso. Allora, il piede è sempre più o meno ogni giorno quasi interamente all'interno di una calzatura, specialmente magari le donne con i tacchi, o comunque anche noi uomini, chi porta scarpe più dure, mocassini, piuttosto che da ginnastica, quindi risente molto di questa mancanza di libertà, e quindi a lungo andare negli anni le ossa del metatarso, che sono le ossa che si trovano a questa altezza, tendono praticamente quasi a incollarsi, sempre prendetelo tra virgolette. Quindi facciamo dei semplici movimenti di proprio scollamento delle ossa del metatarso in questa maniera. Io metto le dita in questo modo, pollice, e uso pollice, indice, medio, mi posiziono i pollici dietro sulla pianta del piede all'altezza della base delle dita e i polpastrelli davanti alla stessa altezza. Vado ad agire nella zona tra dito e dito e faccio questo movimento sussultorio in modo da cercare di scollare proprio le ossa del metatarso. Mi sposto poi all'osso successivo, sempre zona metatarso, movimento sussultorio di scollamento. Quindi sono praticamente 5 dita a 4 zone, perché sono le zone tra dito e dito, e arriviamo anche a fare l'ultima. Anche qui possiamo fare un passaggio o due dall'alluce al mignolo verso il mignolo e ritorno. Dopo aver fatto queste due manovre un po' più, tra virgolette, invasive, mettiamo subito, come se stessimo facendo uno sfioramento di riequilibrio sulla gamba, su altre parti del corpo più grandi. Anche qui poi mettiamo degli sfioramenti di riequilibrio attorno alle ossa del malleolo, e dopo finiamo il nostro semplice e veloce massaggio sul piede con un movimento finale di spremitura, che è questo, praticamente usando le due mani in questa maniera, vicine, una praticamente attaccata all'altra, che avvolgono il piede. Ci prepariamo in posizione anche un po' più lateralmente rispetto al lettino, non dalle dita ma sempre dalla base delle dita. Premo e spremo, cioè
premo e poi tiro verso giù. Non arrivate a premere troppo sulla caviglia, fermatevi un po' prima, soprattutto appunto con la mano che è sul collo del piede. Quando arrivate a questo punto, sfioramento di ritorno e di nuovo spremitura. Torno su e di nuovo spremitura. Torniamo su e di nuovo spremitura. E qua possiamo concludere il nostro massaggio al piede. Quindi poche manovre, semplici però molto gradevoli. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i vostri commenti e se vi piace il mio metodo di insegnamento visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di Massaggio di Roberto Gaglieti. Ciao e alla prossima!